Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi in questo video voglio parlarvi di un angelo della morte italiano, ovvero proprio di Sonia Caleffi, l'infermiera killer che ha tolto la vita a svariate persone. Ma prima di dare il via però a questa avventura, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di tempestare di like a questo video, di attivare tutte le campanelline e di commentare. Ma partiamo subito dagli albori di questa storia, dagli inizi, perché Sonia Caleffi nasce a Como il 21 luglio del 1970 ed è figlia di un impiegato delle pompe funebri e di una casalinga. Una ragazzina di una giovanissima età, molto dolce, fin da subito con un grande sogno nel cassetto, ovvero fare l'infermiera per dedicarsi alle altre persone. Questo è un obiettivo che, appunto, come vi ho appena detto, ha coltivato fin da piccolissima. Sulla sua infanzia, però, le informazioni che ci sono molto poche, sono molto povere, ma non vengono comunque segnalati particolari traumi oppure determinati eventi tanto gravi da sconvolgerle l'intera esistenza. È tutto normale ragazzi, non ha assolutamente nulla sta ragazzina. Infatti l'infanzia di questa ragazzina sembra del tutto normale, ma solo l'infanzia, l'adolescenza purtroppo no. Infatti a 12 anni iniziano i primi mutamenti corporei, praticamente sta diventando donna e lì purtroppo iniziarono i primi problemi d'ansia. Ma qua partiamo con i veri problemi, perché a 13 e 14 anni manifesta purtroppo i primi sintomi della depressione. Infatti diventa sempre più volubile, cambia spesso taglio di capelli e non solo, ma anche il colore. Ma i suoi problemi non finiscono qua, perché un anno più tardi inizia il problema dell'anoressia. Questa è una situazione molto delicata che spinge la piccola a una cura psichiatrica molto duratura che non terminerà mai più. Diciamo che Sonia Caleffi, tra alti e bassi, conduce una vita piuttosto normale dal punto di vista relazionale. Infatti nel 93 si sposa con un falegname di Cernobbio. Questo matrimonio purtroppo non ha una vita molto lunga. Infatti soltanto un anno più tardi arriva la separazione e il divorzio. Da quel momento la donna comincia a instaurare rapporti occasionali, relazioni di piccola durata, ma solo fino a quando incontra un radiologo. Infatti decise molto presto di andare a convivere con lui a Tavernerio nel Comasco. Terminati gli studi, Sonia intraprende un percorso, un sogno più che altro, di diventare un'infermiera professionale. Infatti dal 1990 al 1993 frequenta corsi, prende il diploma e inizia a lavorare. Un suo fortissimo desiderio che, come vi ho detto prima, aveva fin da piccolina, ma ora riesce a trasformarlo in realtà, anche se gli inizi effettivamente non sono proprio così semplici. Infatti non riesce a legare con i colleghi, è molto introversa e taciturna. Ma la cosa più importante è che è molto insicura. Infatti ha sempre vissuto con l'idea di sbagliare qualcosa e al minimo problema entra in crisi. Questo fatto ovviamente dovuto dall'ansia. Tra svariati pianti, reazioni di ogni tipo, peggiora sempre di più la sua situazione. Dal 1994 però fino al 2000 Sonia Caleffi lavora nel reparto di endoscopia di uno degli ospedali di Como, ma continua ad avere a che fare con grossi problemi personali. Ovviamente sempre in cura dallo psichiatra e prende farmaci talmente pesanti che la costringono a fare molte assenze dal lavoro.
Nel 2000, proprio per questo motivo, infatti venne licenziata e decise di prestare servizio tra ospedali, tra cui Sant'Anna di Como e svariate case di cura del comasco, senza però purtroppo trovare una stabilità. Pensate ragazzi che nel 2002 tentò di farla finita con un incidente stradale, ma purtroppo non ce la fece. Infatti ne è uscita praticamente illesa, se non con qualche scoriazione. Ma tra il 2002 e il 2004 tenta questo gesto estremo per ben altre 3 volte. Nel 2004 Sonia vince un concorso e viene assunta nell'ospedale Manzoni di Lecco, dopo aver superato senza alcun tipo di problema tutti i test psicoattitudinali. Lì non si sa come, ma si distingue per cordialità e professionalità, anche se ovviamente non mancano episodi particolari, come ad esempio scatti di ira, nervosismo, risposte brutte ai propri colleghi e molto altro ancora, in particolare però quando non riesce a rimanere da sola nelle stanze dei pazienti. Il motivo è semplice, perché proprio in quell'ospedale Sonia si trasforma nell'angelo della morte. Infatti inizia ad uccidere un gran numero di pazienti con iniezioni d'aria iniettata nel braccio tramite flebo che ovviamente i pazienti avevano. Con esattezza erano 40-50 cm3 d'aria, anche con somministrazioni ripetute. In questo modo però cosa succede al paziente? Va in embolia gassosa. Il volto diventa cianotico, le labbra diventano blu, fino ad arrivare alla fine, ovvero la dissociazione meccanica del cuore. Una volta entrata in azione e causata l'emergenza, Sonia si mette addirittura a disposizione dei medici. Ma ragazzi, qua fate attenzione, perché l'8 novembre del 2004 Sonia commette il suo primo gravissimo errore. Viene infatti beccata dai parenti di Maria Cristina di 99 anni, ricoverata lì con una bronchite con difficoltà respiratorie. La donna purtroppo non ce la fece e l'ospedale vuole fare chiarezza su questo e ordina un esame autoptico. Questo fu l'ennesimo decesso strano nell'ospedale Manzoni. Naturalmente, avendola vista, i familiari si scagliarono contro la Caleffi. Ma qui arriva una cosa davvero strana, ragazzi, perché trovano il suo comportamento così freddo, così privo di empatia è veramente assurdo. Infatti sono certi al 100% che lei abbia commesso un terribile errore. Pensate ragazzi che dal 1 settembre all'8 novembre del 2004, quando Sonia è in servizio, l'ospedale conta ben 18 decessi di pazienti anziani. Però ragazzi, voglio farvi una domanda: perché secondo voi sempre solo con gli anziani e mai con i pazienti giovani, comunque persone, non dico proprio ragazzi, ma anche adulti, ma non comunque di quell'età? Non so, magari se avete un'idea mettetelo nei commenti, così magari aiutate anche me a capire un attimino di più la psiche di questa pazza. Ma adesso andiamo avanti ragazzi, perché questo numero anomalo di decessi insospettisce tutti i sanitari. Ma qui arriviamo al primo punto chiave, perché il 15 dicembre la donna venne arrestata e confessò di aver ucciso ben 5 persone, tra cui Maria Cristina, Biagio La Rosa, Teresa Lietti, Ferdinando Negri e infine Elisa Colomba Riva.
Pensate che questa donna era quasi soddisfatta che l'avessero presa. Infatti l'infermiera durante svariati interrogatori afferma di aver sentito una necessità fortissima di sentirsi importante in qualche modo e di non aver praticato l'eutanasia. Sonia qui chiede il perdono e fa mea culpa dicendo queste parole: io praticavo quegli interventi perché mi piaceva che tutti accorressero in tempo a salvare i pazienti. Queste, ragazzi, sono le sue assurde parole. La 34enne infatti descriveva con estrema precisione la modalità di questi delitti senza risparmiare alcun tipo di dettaglio. Ma c'è ancora di più, perché dopo le notizie delle morti di Lecco, l'amministrazione dell'ospedale Sant'Anna di Como inizia ad indagare sugli 8 decessi avvenuti proprio durante il suo servizio. Stesso discorso vale per tutte le altre strutture in cui Sonia ha lavorato. L'inchiesta, proprio perché lei si è subito dichiarata colpevole, venne archiviata il 28 novembre del 2005. Ragazzi, se siete arrivati fino qui vuol dire che questo video vi sta piacendo, quindi vi ricordo, come all'inizio, mi raccomando di tempestare di like a questo video, di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline e non solo, commentate tantissimo. Ma ora andiamo avanti, perché la parte bella, ragazzi, sta ancora per arrivare. Sonia Caleffi, il 18 dicembre del 2004, venne trasferita a Sant'Anna di Como nel reparto dei detenuti, mentre l'11 febbraio del 2015 venne trasferita all'OPG di Castiglione delle Stiviere. A marzo però la donna ritratta la confessione e sostiene di non avere più ucciso nessuno. Il 14 dicembre del 2007 Sonia viene condannata per 5 omicidi delle persone che vi ho elencato poco fa e altri 2 tentati omicidi, ovvero Giuseppe Sacchi e Francesco Ticli. Sonia venne condannata a una pena di 20 anni di reclusione. Infatti il 3 marzo del 2008 la Corte d'Assise d'Appello di Milano conferma la condanna, ma purtroppo a ottobre del 2018 Sonia venne rilasciata. Afferma di essere pentita e disse questo: sono cambiata, sono un'altra persona, quello che desidero adesso è solo un po' di normalità. Ragazzi, adesso voglio farvi una domanda: secondo voi è normale? Oddio, per essere qui in Italia tutto è normale. Ma secondo voi, per logica, una persona che ha commesso ben 5 omicidi e altri 2 tentati omicidi, secondo voi è normale che venga rilasciata? Non so, io sono stranito, ragazzi. Abbiamo praticamente un angelo della morte ancora fra di noi. Ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Io tanto vi auguro buon proseguimento di settimana e ci vediamo, mi raccomando, nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned.